Ridefinire il ruolo dei componenti hardware nelle reti basate su software. Ne parliamo con Sebastiano Miano del Politecnico di Milano. Ciao Sebastiano e grazie per essere qui. Ciao Lorenzo, grazie a voi. Sebastiano, già dal titolo di questa challenge si intuisce che la questione è piuttosto tecnica. Vuoi spiegarci cosa significa componenti hardware ma su una rete basata sul software? Esatto, sì, come hai ben detto tu, diciamo, per spiegare questa challenge, secondo me bisogna fare un piccolo passo indietro sull'evoluzione che c'è stata nelle reti nel corso degli anni, visto che è di fondamentale importanza, no, per capirla. Allora, in passato, diciamo, le reti venivano principalmente, erano costituite principalmente da dispositivi hardware fissi e non programmabili. Basti pensare a questi dispositivi hardware come delle versioni più grandi e più costose dei router che abbiamo noi a casa, ma che questi dispositivi uscivano dalla fabbrica con delle funzionalità già ben specifiche e quindi era difficile da modificare. Con l'introduzione del concetto di network softwareization c'è stata un'evoluzione nel modo in cui queste reti venivano trattate. In particolare, mentre in passato venivano utilizzati questi dispositivi fissi con delle funzionalità ben specifiche, adesso vengono utilizzati dei servizi software gestibili e programmabili su dei server basati su delle CPU, dei processori simili a quelli che noi abbiamo nei computer di casa. Quindi questo ha portato a una maggiore flessibilità e un'agilità nel modo in cui gli operatori di rete riuscivano a gestire le loro reti e quindi a una maggiore possibilità di modificare il comportamento della rete. Adesso ci troviamo di fronte a un ulteriore cambiamento significativo nel modo in cui le reti vengono gestite. Due delle leggi fondamentali che hanno guidato l'evoluzione dei processori e delle CPU e che prevedevano il raddoppio delle prestazioni ogni 2 anni, adesso stanno leggermente rallentando. Queste due leggi hanno il nome di legge di Moore e di Dennard Scaling. Questo significa che non possiamo più fare affidamento esclusivamente a questi processori per migliorare le prestazioni e gestire le velocità di cui abbiamo bisogno oggi. E quindi il trend a cui si sta assistendo oggi è un ritorno su dell'hardware, ma con una grossa differenza rispetto al passato. Questo hardware adesso è programmabile e può essere personalizzato con delle esigenze specifiche. Quindi, in parole povere, la nostra sfida è quella di integrare questa nuova ondata di software specializzato nel panorama della network softwareization. Da un lato, preservando la flessibilità del software, ma dall'altro lato cercando di ottenere prestazioni migliori grazie a questo hardware programmabile e specializzato. Quindi immagino che i vantaggi siano ad un primo livello per l'operatore telefonico a cui è semplificata la vita nella gestione della rete, immagino anche con costi minori, vantaggi dell'operatore che poi inevitabilmente percolano verso l'utente con un servizio migliore, immagino più rapido e con minore latenza. Esattamente, esattamente. Ad esempio, uno dei grossi ambiti applicativi di questo nuovo trend, di questa nuova tecnologia, è soprattutto l'ambito appunto del 5G, dove al giorno d'oggi stiamo assistendo a una rivoluzione. Con questo sistema coesistono diverse applicazioni diverse che vanno dall'intelligenza artificiale alla guida autonoma, telemedicina, alle smart city, alle smart home, che hanno bisogno sempre di funzionalità più elevate, funzionalità in rapido cambiamento, ma di prestazioni sempre più elevate con una latenza minore. Quindi da un lato richiedono la capacità di elaborare grandi quantità di dati a velocità superiori, ma dall'altro lato richiedono di mantenere la flessibilità del software, permettendo quindi agli operatori di rete di modificare il comportamento delle loro applicazioni che vengono sviluppate appunto su queste piattaforme. E in particolare la tua ricerca di che cosa su cosa è focalizzata? Sì, allora, per quanto riguarda la mia ricerca, essendo io un ingegnere informatico, diciamo che in passato le reti venivano principalmente gestite da ingegneri delle telecomunicazioni o ingegneri
elettronici, in quanto appunto le reti erano principalmente gestite da questi dispositivi hardware fissi e non programmabili. Adesso con l'introduzione appunto della network softwareization, essendo le reti sempre più implementate in software, è possibile applicare delle conoscenze informatiche per l'ottimizzazione di questi programmi software. In particolare quello di cui mi occupo io è quello di studiare dei meccanismi che permettono in maniera completamente automatica e autonoma di modificare il programma software che viene specificato dall'utente o dall'operatore di rete in un set di programmi che possono essere sia piazzati su diversi punti della rete, ma anche implementati su questi dispositivi hardware programmabili. Il grosso vantaggio di applicare queste tecnologie è che è possibile modificare la rete a runtime, quindi modificare la rete dinamicamente, in modo da renderla in modo da, diciamo, adattarsi alle condizioni, ad esempio sul traffico che viene ricevuto nella rete o sulle diverse applicazioni che vengono sviluppate. Grazie mille a Sebastiano Miano del Politecnico di Milano. Grazie a voi.